Questa non è la solita compatta sportiva che cerca di convincerti di quanto sia sportiva attraverso ostentazioni estetiche, aerodinamiche esasperate, che poi spesso non trovano riscontro alla guida. Ti siedi dentro e già i sedili sono semplicemente perfetti. Ci si è voluto sedere dentro anche il benzinaio. Le regolazioni della posizione di guida ormai sulle macchine moderne sono incredibili, sono veramente precise al millimetro e la Fiesta non fa eccezione, anzi è fin troppo regolabile. Forse è la prima macchina su cui mi siedo e in cui potrei tirare indietro ancora un po' il volante dopo aver trovato la mia posizione. Di solito io, essendo molto lungo, devo spesso tirare indietro il volante fino a fondo corsa, invece qui avrei altri 10 cm anche, il che è abbastanza incredibile. Ciò vuol dire che anche una persona molto più alta di me potrebbe trovare la posizione di guida ideale senza impazzire con ginocchia e gomiti che sbattono ovunque. Per essere una macchina dalle dimensioni molto contenute, questo è un gran traguardo, quindi brava Ford. E brava Ford anche perché, a mio avviso, oggi ha la gamma migliore per quanto riguarda le sportive da Working Class Hero, e tra questa e la Focus non so quale mi piaccia di più. Probabilmente questa, perché è veramente talmente poco ostentata nella sua sportività, ma talmente tanto efficace e piacevole in tutto, che forse, ve lo dico già dall'inizio della recensione, potrei comprarla. Già solo per il fatto che la validissima Clio non prevede il cambio manuale, o che la attuale GTI Peugeot esteticamente mi risulta insopportabile, credo che la mia scelta sarebbe obbligata sul Fiestino ST rigorosamente di colore nero. Quella che provo oggi non è una normale ST, ma è la versione 200, quindi 200 cavalli, che vi dico, su questo peso si sentono tutti. Il relativamente piccolo 1600 EcoBoost Turbo vi fa sembrare di essere alla guida di una macchina che ha almeno 50 cavalli in più e che la rende in qualche modo, insieme al validissimo telaio, anche una macchina a trazione anteriore ma sovrasterzante, quindi un po' come era in modo più pericoloso la 205 GT. Credo che più della moderna Peugeot sia questa ad incarnare lo spirito della 205 GT, che è una macchina molto sincera, esattamente come questa, con un cambio talmente preciso, secco e diretto, con gli innesti sempre facili da trovare, anche nelle situazioni più esasperate, quando si è in piena staccata, quando c'è tutto il carico su una ruota sola, tende ad alzare la posteriore interna alla curva. Insomma, per molti versi si comporta come una piccola bara degli anni '80 e non è così pericolosa, ma è capace di instaurare un rapporto con il guidatore che mi fa veramente tornare indietro negli anni, e questo è ovviamente ottimo. Io l'ho usata come macchina di tutti i giorni per 2 settimane. Si vede che è una macchina per giovani, dentro è piena di pulsantini e dispositivi che non comprendo, e c'è l'impianto stereo tipicamente Ford, dove non riesco neanche a fermarmi più di 2 secondi con lo sguardo perché non capisco nulla. Ci sono andato a fare la spesa, ci ho caricato 4 persone, ho caricato il portabagagli, ci ho fatto un lungo viaggio, più di uno, e devo dire che non accenna a stancarmi. È divertente nella maniera più pura in cui può esserlo una piccola compatta di qualche anno fa, quindi un grande punto a favore per come la penso io e per come la pensate anche voi. Ha una grande personalità che non guasta oggi in un mondo in cui un po' tutte le macchine si somigliano anche esteticamente. La guerra tra le 3 compatte più sportive, quindi Peugeot, quindi Ford e quindi Renault, nonostante abbiano stesse potenze, stessa trazione, stesso un po' tutto, almeno sono diverse.
esteticamente. Questo per dire che magari alcune berline attuali potrebbero essere disegnate in modo un po' più originale. Certo, parlare di originalità davanti alla Calandra Ford, che è palesemente quella Aston Martin, mi risulta anche un po' difficile. Detto questo, esteticamente le trovo tutte piacevoli, dalla Fiesta alla Focus addirittura alla Fusion. Stanno dando esempio alle altre case per quanto riguarda il family feeling, che non vuol dire fare tutte macchine uguali come fa qualche altro marchio. Vuol dire che le macchine sembrano tutte sorelle maggiori e minori e sembrano appunto una famiglia. C'è anche una modalità che è l'SC off, che taglia i controlli elettronici, quindi la macchina pattina liberamente, e vi assicuro che pattina bene, mi ricorda molto la 1 Turbo. È una piccola arma da guerra. Non c'è verso di mettere in difficoltà il telaio, nonostante la potenza sia probabilmente un filo superiore a quella che basterebbe a divertirsi. Credo che già la ST normale, con una quindicina di cavalli in meno, sia sufficientemente divertente. Certo, questo spunto in più, e non vorrei pensare, con una ulteriore piccola elaborazione di motore e di assetto, ho saltato, quanto veloce e pericolosa per le concorrenti diventerebbe. È davvero difficile da far sottosterzare, ci vuole un impegno in negativo, bisogna essere veramente dei cani, ed è invece molto semplice far sì che il posteriore inizi a scartare verso l'esterno durante le frenate più potenti e gli inserimenti in curva più decisi. Con 200 libri che pesavano sul posteriore nel portabagagli mi sono accorto di quanto sia sensibile il telaio e quanto sia equilibrato tutto il setup delle sospensioni. È calibrato perché sia sovrasterzante, e da un punto di vista è una scelta curiosa, perché di solito si sceglie una tendenza al sottosterzo perché è più sicura per guidatori inesperti. Questo mi piace molto della Fiesta, perché è dichiaratamente una macchina per, non vorrei dire professionisti perché non è vero, però per amatori della guida sportiva. Una volta che c'è un peso come questo è difficile non apprezzare tutto quello che dinamicamente trae vantaggio da un peso ridotto. Quindi 200 cavalli fanno sì che la macchina acceleri veramente forte. Ho un rapporto di amore e odio con questo cambio. Odio il fatto che lui possa fare a meno della mia abilità nel fare puntatacco, perché lui le marce le mette dentro lo stesso, con la stessa precisione, non ha bisogno di me, ed è un bene, perché la pedaliera, a mio avviso, non è ben disposta, o meglio, sarebbe ben disposta se i comandi non fossero così sensibili. Quindi è difficile schiacciare sul pedale centrale con forza necessaria e trovare l'appoggio per rialzare il tallone e fare puntatacco, ma lo amo perché mi permette di non avere perdite di tempo salendo di marcia. Quindi quando io butto dentro una marcia è un fulmine, non sono portato a credere che il cambio sia tutto manuale, dà l'impressione che, non lo so, è strano che sia veramente così perfetto. Sembra un cambio di una macchina da corsa, più esageri e più ti asseconda. Ecco il limite di trazione, che è elevatissimo. Credo anche che le misure degli pneumatici siano perfette. A vederli sembrerebbero troppo grandi, ma mi rendo conto che fossero un po' più piccoli sarebbe una mezza tragedia, perché siamo già al suo, credo, limite. Con cerchi più piccoli non so se starebbe in strada in questa maniera, guadagnerebbe qualcosina in precisione, ma sinceramente più precisa di così è difficile immaginarla. Se fosse mia sarebbe nera, e se fosse mia le metterei soltanto dei cerchi super leggeri, uno scarico diretto
qualche altro cavallino elettronico, e credo che mi divertirei veramente tanto. E poi, altra cosa ancora più rara al giorno d'oggi è la nota del suono motore. Non è un rumore di marmitta, non è un rumore di aspirazione, è un rumore di camme, e adesso ve lo faccio sentire. Si sente e si percepisce anche ad un orecchio non troppo allenato l'alzata di tutte le valvole e di tutte le camme. Insomma, a livello di guida nel mondo comune anche i freni sono abbastanza instancabili. Mi piace tanto. Molto brava Ford, molto molto brava. Mi mancherà il fiestino, sì.